Gli avvocati possono davvero fare quello che vogliono? Oppure ci sono cose permesse a tutti i cittadini e che gli avvocati non possono fare? Domanda curiosa, vero? Guardate queste due diverse situazioni che ci daranno modo di riflettere sul fatto che il metro di giudizio non sempre appare serio e obiettivo, ma anzi sia frutto di un classico pregiudizio. Guardate queste due situazioni che seguono. Carico? Se sono carico, bene! Entra! Non entra, Mac! Non entra! Entra sto trapezio! Non entra, Mac! Entra! Vai dietro! Vai dietro! Entra! Entra adesso, Mac! Adesso entra! L'avvenente signora che avete visto nella prima parte è una giovane avvocatessa di Torino che ha aperto un canale Instagram di successo, pubblicando tantissime immagini di se stessa, alcune delle quali, come avete visto, di chiaro profilo sexy e provocatorio. L'altro signore è invece un avvocato calabrese che spopola su YouTube e su TikTok con questi video fondamentalmente senza alcun contenuto e destinati principalmente all'attenzione dei ragazzini. Entrambe le situazioni non corrispondono certamente al classico canone dell'avvocato tutto d'un pezzo, sempre perfetto e formale, che costituisce lo stereotipo di questa figura professionale, cui peraltro anch'io appartengo. Le cosiddette norme deontologiche, ossia quelle che regolano le modalità di comportamento degli avvocati, sanzionano quei comportamenti che possono essere considerati lesivi del buon nome della categoria. Se non ci sono dubbi sul fatto che comportamenti meno che corretti o peggio che costituiscono reato dovrebbero condurre a sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, qualche perplessità non può non sorgere quando vengono giudicati e sanzionati comportamenti strettamente personali e privati, che poco o nulla hanno a che fare con l'attività professionale. Ebbene, la cosa sorprendente è che mentre la giovane collega dagli atteggiamenti sexy è stata pesantemente sanzionata dall'Ordine di Torino, presieduto peraltro da una donna, con addirittura 15 mesi di sospensione, il che significa che per 15 mesi non può lavorare e in media normalmente un avvocato sa fare solo quello, quindi si tratta di una sanzione davvero afflittiva, quasi più del carcere. L'altro collega, invece, il collega calabrese, non solo non ha ricevuto nessun procedimento, ma viene a più riprese additato come un esempio di modernità della categoria degli avvocati. Personalmente io ritengo che questa situazione si sia veramente applicato il criterio del doppio pesismo, ossia due pesi e due misure, bacchettoni nei confronti della collega sexy e molto accondiscendenti nei confronti del collega uomo, che certamente con i propri video non fa passare la categoria degli avvocati per quella che in alcuni ambienti di elite si vorrebbe. Dal mio punto di vista non trovo particolarmente positivi né l'uno né l'altro comportamento ai fini del decoro della categoria professionale, ma mi permetto anche di dire che delle scelte di vita privata non si dovrebbe dover rispondere nei confronti di nessuno laddove non si crei alcun tipo di danno ai diritti o alle libertà degli altri. Nasce un po' la sensazione, verificando il doppiopesismo applicato in questi due diversi casi, di trovarci davanti a una certa forma di pregiudizio nei confronti delle donne. Insomma, se una donna mette in mostra determinate proprie qualità, è passibile di sanzione. Se un uomo mette in mostra altre qualità ed entrambi i casi sono certamente molto discutibili, nei confronti dell'uomo scatta una sorta di occhio benevolo di riguardo complessivo. Come ho già detto, non ritengo particolarmente opportuni né l'una né l'altra forma di pubblicità che questi colleghi hanno di fatto posto in essere.
Parlo di pubblicità perché nel sanzionare la giovane collega torinese, l'Ordine Professionale di Torino ha ritenuto che attraverso la pubblicazione di questa serie di fotografie definite provocatorie, la collega abbia posto in essere di fatto una pubblicità occulta e una forma di accaparramento della clientela, quest'ultima naturalmente vietata da tutte le norme deontologiche professionali. Mi domando però perché lo stesso ragionamento non venga fatto nei confronti del collega calabrese. La mia opinione è che dei comportamenti privati che avvengono al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale nessuno dovrebbe rispondere, anche allorché questi comportamenti, come in entrambi i casi, possano certamente essere discutibili. E voi, cosa ne pensate? Davvero ritenete che gli avvocati debbano essere meno liberi di altri nello svolgimento della propria vita privata e sociale? Ritenete che nei confronti dell'avvocatessa torinese si sia adottato un criterio troppo punitivo e frutto di pregiudizi? Oppure pensate che l'Ordine di Torino abbia fatto bene a sospenderla per un così lungo periodo in virtù di questo suo comportamento extraprofessionale? Diteci la vostra nei commenti e come sempre vi chiedo di verificare se non siete già iscritti al canale e se non lo siete di iscrivervi in modo da supportarci e favorire la creazione di sempre maggiori contenuti informativi. A voi non costa nulla e per noi è davvero molto importante. Grazie e alla prossima!